Ciao amici, ben ritrovati. Oggi parliamo di un inchiostro che a me piace particolarmente. Anche se Montblanc, visto che sto parlando del Royal Blue, anche se Montblanc è una di quelle aziende che non produce in casa gli inchiostri, e probabilmente non passerà alla storia per la qualità degli inchiostri. Però sta di fatto che un inchiostro è una questione di feeling che va a comporre quella catena di pennino e di carta per mettere in linea un po' tutti i nostri gusti stilografici. E quindi questo inchiostro, per esempio, con i pennini extra fini, ma quelli veramente extra fini, a me piace particolarmente. Mi ci trovo bene, riesce a secondare, a guidare bene la grafia che mi propongo di utilizzare, e quindi ecco perché mi è simpatico. Il colore mi piace forse un pochettino più da vivo, diciamo, che una volta che è trascorso un po' di tempo, perché come molti blu si spegne un pochettino, però quantomeno non vira tantissimo come altri. Il calamaio Montblanc, quello chiamiamolo così moderno, è un calamaio intelligente, abbastanza capiente, senza dubbio, intelligente perché, come avete visto con questa forma, basta inclinarlo per andare a riversare in questa parte l'inchiostro, anche l'ultimo, diciamo, parte degli inchiostri, e poi c'è un bel tappo, diciamocelo, molto brandizzato, visto che insomma ci ricorda questa stella con le 6 punte che è il logo di Montblanc, ma c'è anche questa filettatura argentata che secondo me gli conferisce un pochettino così di allure in più. Insomma, è un bel calamaio. Il blu, come potete vedere, presenta delle sfumature magenta, un po' come tutti i blu del resto, perché partono sempre da quel composto di metilene che gli dà anche un po' questa conformazione, questa sfumatura. Però si vede anche all'interno del calamaio che è quasi un viola, uno zaffiro, c'è una buona componente di rosso. L'oleosità c'è ma non così pronunciata, ovvero c'è perché comunque si vede anche osservandolo ad occhio nudo che si muove in maniera un pochettino più lenta, diciamo, ma soprattutto lo si vede per come resta, vedete, un po' attaccato, come scende lentamente dai bordi del vetro. Calamaio in vetro, prima non ho così completato la mia esposizione, un calamaio da 60 millilitri. È vero che costa un pochettino, anzi costa un po' di più forse di alcuna concorrenza, ma ci sono quei 10 millilitri in più, insomma viene equiparato più o meno al costo di un inchiostro da medio-alto prezzo, come molte altre aziende producono. Beh, dal punto di vista olfattivo, beh, insomma, non è proprio il massimo, ma non è che puzzi, ma ha un odore che insomma si sente proprio avvicinando il naso, però non lo percepisco durante la scrittura. Lo provo come al solito sulla carta Rhodia, perché tutte le altre prove le ho fatte prima di raccontarvi questa recensione, questa sgroppata con il Montblanc. L'ho caricato su una penna che è la Waterman Laureate, perché come vi ho detto prima mi trovo particolarmente ad agio con i pennini extra fini. Questo che, come vedete, è anche consumato nella sua placatura, è una penna davvero economica, ma una penna che sa il fatto suo. Un bel pennino extra fine, manca il foro di sfiato. Questo ancora a ricordarci una volta di più che non è proprio e sempre da lì che entra l'aria. Si nota subito, appena messo sulla carta, questa propensione al violetto, cioè ad un blu con una pennellata di rosso che lo sposta per l'appunto verso il violetto, cosa che poi sfuma, sparisce un pochettino e diviene un blu più deciso. Questo è il Royal Blue. La penna è una Waterman Laureate con il pennino
extra fine. Però ho tenuto anche, sempre per la prova dal vivo, una penna con la quale ho fatto la mia prova l'altro giorno, che è il pennino Italic Broad di Pelikan, per mostrarvi come con un tratto più deciso, Pelikan M400 Italic Broad, con un tratto più deciso, guardate come il colore acquisti profondità, saturazione e anche in questo caso, finché è ancora fresco, brillantezza. Però, come vi ripeto, è una tinta che a me piace, però è vero che varia molto da carta a carta. Ad esempio, riscontro che sulle carte con la finitura, quella liscia, secondo me è più elegante, è più aderente a quello che ricerco da questo inchiostro. Scrivo subito con quest'altra. Solo per mettere a confronto, per l'appunto, i due pennini, i due riscontri. Vedete come ci sia parecchia ancora parte bagnata, e allora ne approfitto per andare a vedere se passa il foglio, ma come vedete nemmeno in corrispondenza di un pennino così consistente. È un inchiostro, non mi ha dato mai problemi né di passaggio sulle carte, insomma, quelle d'uso comune, ma neanche di spiumaggio, cosa che poi andremo ad analizzare un pochettino più da vicino. Come al solito comincio da un foglio del Pigna Style, quindi un blocco con una finitura diciamo opposta a quella Rhodia sulla quale ho scritto prima. Rhodia, carta Uniblanc, quindi non ha rigatura, finitura liscia, è una carta estremamente patinata in confronto a questa che invece è un pochettino più porosa, poi è rigata, quindi anche questo sposta un po' il bianco e certamente non ha la stessa qualità, diciamo, in termini di finitura. Come si può vedere, l'inchiostro fresco su Rhodia, ecco, ve lo faccio vedere con lo stesso pennino, è un pochettino più acceso rispetto a quello diciamo corrispondente, che è stato fatto con la stessa penna soltanto l'altro giorno su una carta diversa, però la tonalità, come vedete, resta da diciamo fresco, chiamiamolo così, è un pochettino più violaceo rispetto a quello che poi ritroveremo su altre carte, perché ad esempio sempre su Rhodia, questo l'ho fatto un po' di tempo fa, questo risale al 2021, sempre su Rhodia vedete che ha perso, spero che con la camera si possa comunque percepire, ha perso un po' quella componente violacea e anche quel vigore che ha da fresco è sbiadito leggermente, cioè perde un po' di saturazione e soprattutto va a perdere quel tono, quella componente rossastra, e quindi ritorna ad essere davvero un blu. Dopo vedremo magari di metterlo insieme a qualche altro inchiostro per capire a quale potrebbe assomigliare. Chiaramente man mano che andiamo ad infittire il tratto guadagna saturazione, guadagna profondità con un tratto leggero come questo, e questa è la Waterman Laureate, con questo l'ho fatto. Ecco, vedete che differenza ci sia tra fresco e quello che invece ho fatto nelle settimane precedenti. Possiamo fare ancora un riscontro qua, ad esempio, stessa penna, vedete, Waterman extra fine, nel momento in cui vado a disegnare la stessa cosa da nuovo, guardate che differenza c'è sia nella tonalità ma soprattutto nella saturazione, ma nella consistenza, quindi anzi userei proprio il termine gamma. Però quello che è il dato saliente è che è un inchiostro che funziona, un inchiostro onesto, non è né troppo unto né troppo grasso né invece troppo, diciamo, o per meglio dire, poco viscoso da lasciare il pennino scoperto. Come vi ho anticipato, neanche in corrispondenza di questo ci sono passaggi, quindi lo diamo per, insomma, per un punto a favore di questo inchiostro. Andiamo a vedere come si comporta anche su altre carte, per esempio su una carta come questa che è la
Le Coqua, scusatemi, stavo cercando dov'era, le Coqua di Fabriano, che è una carta avoriata. Allora, in questo caso, rispetto alle altre, certamente l'inchiostro perde un pochettino di contrasto, perché la carta, per l'appunto, lo spegne leggermente, sposta l'inchiostro, però a me piace molto. Innanzitutto è una carta che mi piace, credo di avervelo detto anche in altri video. Fabriano l'ha recentemente cambiata, l'ha portata a 90 grammi, ma ne ha cambiato anche un pochettino la composizione. La sto provando in questi giorni. Ahimè, ha cambiato anche il prezzo, perché adesso costa proprio come una carta da boutique. Volevo metterla in confronto, eccola qua, alla carta bianca di Montblanc. Questo riscontro è più vecchio, quello su Fabriano e Coqua, questo invece è quello che ho fatto adesso. Ancora una volta possiamo apprezzare sia la differenza dovuta alla carta, vedete il bianco della Rhodia rispetto a quella avoriata di Ecoqua, ma anche il fatto che qui sia decisamente un pochettino più fresco l'inchiostro e quindi debba andare ad asciugarsi. Quindi la stabilità c'è, ma la guadagna dopo allora, dopo qualche minuto, diciamo, si assesta, però per divenire poi un inchiostro stabile che andate a vedere e che è questo, e non è questo, ma questo qua, ci vuole una settimana circa, almeno per quelle che sono così le mie analisi. Andiamolo a vedere anche su questa carta, che è la carta invece della Clairefontaine, quindi una carta molto simile a Rhodia, ma è una carta rigata. In questo caso possiamo vedere ancora una volta come in combinazione di un pennino extra fine, secondo me, riesca a mantenere il tratto nella gradazione corretta. Sì, penna bellissima, sto leggendo, io poi mi segno sempre gli appunti. Penna bellissima perché è una penna che la trovate credo per 15, 10, 15 euro. Io l'ho pagata tanto, l'ho pagata 18 o 20, non mi ricordo. Non è più prodotta, però la gradazione extra fine vi dà persino quel piccolo feedback, scusate, quella piccola risposta quando, se vogliamo andare a premere un pochettino, vedete, ci dà anche quella appena in più che magari serve a volte per dare un po' di corposità, un po' di tono al messaggio. Anche in questo caso, guardate, sembrano due inchiostri totalmente diversi. In conclusione, è un inchiostro che a me piace, però non nascondo che al suo prezzo si fa pagare. Però è anche quell'inchiostro che secondo me resta molto elegante, un po' come, bisogna ammetterlo, quella grande squadra, chiamiamola così, dei Royal Blue, del blu regale, che più o meno ogni azienda ha nella sua tavolozza dei colori. Questo però, secondo me, e ancora di più il Midnight Blue, che lo preferisco come formulazione, ha per l'appunto una composizione che risponde bene ai pennini, soprattutto a quelli fini ed extra fini. E a voi tutti amici, grazie e vi aspetto ai prossimi video se vorrete.